Quanto è importante avere la sonda installata bene in barca? È fondamentale. Noi possiamo avere un impianto costosissimo, avere magari la sonda con delle prestazioni sulla carta ottime e dopo in pesca abbiamo risultati pessimi. Per contro, un impianto magari più economico, con una sonda che costa anche molto bene, installata però bene, come deve essere fatto, può darci delle grandissime soddisfazioni. Questo è un video, è il primo video di una serie che parlerà proprio sull'installazione delle sonde. Non è stato facile farlo e vi devo dire che è un argomento molto complesso. Il primo suggerimento che mi verrebbe da darvi proprio è di rivolgervi a uno specialista. Però mi rendo conto da quello che vedo sul web che gli specialisti purtroppo sono veramente pochi. Tanti si improvvisano, installatori, e fanno dei lavori più o meno buoni, però ho visto anche tantissime cose fatte veramente molto male. Ho deciso di fare questo video, ci ho messo un po' di tempo perché è veramente complesso. Chi pensa che installare una sonda sia una cosa facile, che non ci sono grandi problemi, basta semplicemente prendere una sonda per esempio da poppa, se la applica, si collega sullo strumento e festa finita, tutto funziona. Beh, si sbaglia. Certo, può anche andare bene. Ci sono tante possibilità che la cosa riesca. Ci sono tantissime possibilità che la cosa riesca in parte, quindi non riusciamo a ottenere un risultato ottimale, ma abbiamo solo un risultato parziale. Per quelli magari che non sono tanto esperti può sembrare comunque un risultato soddisfacente, ma se dopo andiamo a paragonare i nostri screenshot con quelli dei nostri amici o dei video che troviamo su YouTube o su Facebook, ci accorgiamo che in realtà il nostro ecoscandaglio non ci mostra i target. Riuscire a vedere la linea del fondo, il fondo sostanzialmente, è abbastanza facile tutto sommato. E riuscire a vedere i dettagli, e questa è la difficoltà. E non è sufficiente avere un buon strumento e una buona sonda. Bisogna che tutto l'impianto sia costruito in un certo modo, dall'impianto elettrico, quindi non dobbiamo avere disturbi elettrici, alla posizione della sonda, che deve essere fatta a regola d'arte, dove non ci sono flussi derivati da delle correnti dell'acqua che fanno dei giri strani, piuttosto che bollicine d'aria, piuttosto che turbolenze date dal motore, dal passaggio dei cavi, che devono essere sempre distanti rispetto agli altri cavi di alimentazione e del motore, perché anche quelli possono tirare dentro da rumore di fondo. E noi cosa facciamo in questi casi? Semplicemente abbassiamo il gain, togliamo il disturbo, vediamo bene il fondo, ma ci perdiamo tantissimi target. Se poi andiamo a pescare in profondità oltre i 20, 30, 50 metri, questa cosa si percepisce ancora di più. Io avevo degli amici che andavano a pescare, mi dicevano sempre si vede tutto perfettamente, ho lo schermo pulito, e dopo in pratica in realtà loro perdevano metà dei target, perché tante volte il pesce magari non è tanto grande, è un po' più piccolo, magari magari è un po' più spostato rispetto al centrocono, e in tutti quei casi non veniva visto, semplicemente perché erano obbligati a tenere l'antidisturbo alto e il gain basso. Stessa cosa per andare a vedere i calamari. Se i calamari li dobbiamo cercare con il nostro strumento è sordo, per tutta una serie di problematiche non riusciremo mai a vederli. Io ho già fatto un video sui calamari, vi lascio qui sopra il link, ma tutte le cose che spiego in quel video presuppongono un impianto anche economico, fatto anche con sonde basiche, strumenti basici, ma che devono essere installati a regola d'arte. Allora ho deciso di fare questi video. Questo è il primo in cui parlerò delle varie tipologie di trasduttori,
ce ne sono almeno 5, quindi sono magari tante, però bisogna capire qual è la tipologia giusta per la nostra imbarcazione e poter scegliere quindi innanzitutto il tipo di trasduttore che noi possiamo installare sulla nostra barca. Poi seguiranno altri 2-3 video, vedremo come vengono fuori, che saranno divisi in installazioni da poppa, che sono le più comuni, installazioni di tipo passante, sia con i trasduttori a filo che con i trasduttori con faring block, che adesso vedremo tra poco, sia per le installazioni con i trasduttori definiti da me ibridi, cioè sono delle installazioni particolari che sono quelle forse più performanti ma anche più difficili da fare sulla barca, dove abbiamo bisogno di qualcuno che sappia usare la vetroresina, che sia avvezzo a lavorare con gli stampi, con la resina appunto, con tutte quelle cose che servono per andare a fare dei lavori importanti sulla barca. Quindi almeno 3 categorie. Dopo vedremo se ci sarà addirittura una quarta che riguarderà altri tipi di installazioni, ma sono più particolari. Con quelle 3 categorie io penso che riuscirò a spiegarvi quasi la totalità delle situazioni in cui ci si può trovare. Iniziamo allora con questo video. La prefazione è stata molto lunga, spero che sia rimasto ancora qualcuno a guardare il video, ma era importante anche farla perché in questo modo capite che non è una cosa banale. Ecco, cioè non deve assolutamente passare il discorso che installare una sonda è un qualcosa di banale. La sonda è un elemento delicato, sensibile, ha bisogno di una certa cura. Parleremo anche del passaggio cavi, delle masse della barca, però saranno tutto argomenti che tratteremo sugli altri video specifici. Adesso andiamo a capire quale potrebbe essere il trasduttore giusto per la tua barca. Allora, qui ho indicato 6 categorie di trasduttori. La prima, aspettate che mi tolgo di mezzo, la prima è definita è pocket, va inserita nei scansi delle barche, è un qualcosa di particolare, e questa qui io l'ho chiamata da cavità, esiste in diverse versioni, dopo vedremo quando usare questo tipo di sonda. Dopo abbiamo i modelli da poppa, che sono i classici, sono più grandi, più piccoli, per il side vision, ci sono tanti modelli anche sui trasduttori da poppa. Dopo andiamo a vedere anche questo. Modelli da interno sono i trasduttori in cui non serve forare la barca. Dopo ci sono quelli a filo scafo, i trasduttori passanti, e dopo come ultima categoria l'ho aggiunto io perché nell'Ivan anche non si trova, l'ho chiamato passante ibrido, nel senso che bisogna fare alcuni lavori meccanici sulla barca per poter fare l'installazione della sonda, che sono quelle forse più performanti alla fine, anche perché ci permette di trovare la sonda giusta per quello che serve a noi. Andiamo con ordine. Allora, installazioni a poppa. Come vi ho anticipato, ci sarà un video apposito in cui andremo a parlare di questo tipo di installazione. Qui avete visto 3 esempi, qui vedete 3 esempi, ce ne saranno tanti sul video perché ho raccolto veramente tantissimo materiale. Fondamentalmente sono quelle sonde che vengono applicate sullo specchio di poppa, e in questa categoria ho messo anche delle soluzioni un po' stravaganti, come in questo caso una B258 o una B260 montata proprio sullo specchio da poppa per non forare la barca, ma parleremo anche di queste situazioni. Anche le situazioni particolari su scivolo, su un sistema che permette di ruotare la sonda, che potrebbe essere utile in alcuni casi se dobbiamo andare a cercare la posizione per esempio della pastura. Dopo abbiamo le soluzioni interno scafo, queste possono essere piccole, come questo caso una sonda monotono applicata direttamente sulla vetroresina, o quelle più grosse dove possiamo arrivare a 1, 2, 3 kW di potenza,
o quelle in cui si utilizza un trasduttore da poppa o passante semplicemente incollato sulla carena. Anche in questo caso parleremo su un video apposito di tutte queste soluzioni che abbiamo. Dopo abbiamo i passanti classici. Faring block sono le classiche 260, le 265, le 275, tutte quante con la lettera B davanti. Ecco, anche in questo caso sarà da fare un discorso particolare, perché tantissime volte vedo queste installazioni fatte in un modo che come minimo si può definire un po' bizzarro. Bisogna fare le cose fatte bene, se no il risultato che avremo alla fine non sarà sicuramente buono. Noi dobbiamo cercare di mettere la nostra sonda in condizioni di lavorare nel modo migliore possibile, sia le basse che le alte velocità. Quindi passanti, vedremo anche lo schema di installazione. Poi abbiamo le passanti a filo, sono le sonde forse le ultime nate proprio a casa Aermar, sono quelle che occupano meno spazio in chiglia, sono molto performanti, però anche in questo caso bisogna stare attenti nell'installazione perché non sono sonde che vanno bene sempre. E in più purtroppo il foro da fare sulla barca è abbastanza importante, quindi anche queste avranno bisogno di un discorso a parte. Dopo abbiamo le pocket. Qui c'è un lavoro proprio di vetroresina che deve essere fatto per poterle installare, ma sono molto performanti e si possono trovare di dimensioni anche ragguardevoli, intendo proprio di potenza. E poi abbiamo le passanti ibride, di cui vi ho anticipato prima. Sarà un video specifico su questo, in cui noi andiamo a inserire le nostre sonde direttamente all'interno della carena. E questo ci porterà diversi vantaggi, soprattutto sulle barche non troppo grandi. Questo tipo di installazione va fatto sulle barche diciamo dai 5-6 metri fino ai 10-12 metri. Su barche più grandi non è consigliabile. Ne parleremo anche di questo. Quindi, che tipo di installazione scegliere? Adesso non parlo di quella più facile o quella che costa meno o per la sonda che voglio scegliere. Io adesso, a parte, bisogna sempre ricordarsi che le sonde, quelle più famose, sono disponibili in tanti formati. La 260, per esempio, è sia nella versione TM, quindi da poppa, che anche nella versione passante. E c'è una versione anche a filo, anche se non si chiama proprio così. Quindi dobbiamo scegliere le sonde in funzione del tipo di barca che abbiamo. Ma il discorso è abbastanza complesso e adesso vi dimostrerò che è così come vi sto anticipando. Tipo di barca. La barca può essere dislocante, planante, può essere una barca lenta per modo di dire, cioè entro i 30 nodi, veloce, cioè che arriva anche oltre i 30 nodi. Bisogna vedere la dimensione della sonda che abbiamo scelto, perché una sonda da 1 kW o più è sicuramente molto più grande di una sonda da 300 watt o 500 watt. La barca è in legno, alluminio, plastica? Abbiamo i motori entrobordo, fuoribordo, entro-fuoribordo? O ancora, è un kayak, un gozzo, una pilottina? Tutte queste sono delle varianti che ci fanno scegliere un tipo di sonda rispetto a un'altra. Qui in fondo a sinistra ho anche scritto con schiuma. Cosa vuol dire? Abbiamo delle barche come per esempio il Boston Whaler, definita inaffondabile, che in carena ha la vetroresina, cioè 2 strati di vetroresina con interposto della schiuma. Siamo obbligati a fare determinati lavori per poter installare delle sonde su quel tipo di barca. Tanti, per semplificare, usano semplicemente la versione da poppa, ma si possono installare anche altri tipi di sonda. Vi insegnerò, sempre pian pianino andando avanti, quali sono i passaggi giusti per poter installare una sonda passante anche sulle barche che hanno un intercapedine con la schiuma all'interno.
Adesso cominciamo ad andare un po' più nel dettaglio. Installazione delle sonde di poppa. Quando scegliere questo tipo di installazione? Innanzitutto vanno bene per le carene sia plananti che dislocanti. Vanno bene soprattutto con i motori fuoribordo o entro fuoribordo. Non bisogna usare questo tipo di installazione nei motori entrobordo, perché sicuramente la turbolenza fatta dalle eliche e anche dai timoni non le renderebbero funzionanti, avremo un sacco di disturbi. Si può installare praticamente su tutti i tipi di barca, può essere sia in vetroresina che alluminio, lega, legno, acciaio. La poppa della barca non deve essere del tipo tondo, per esempio questo tipo di installazione non è consigliata sui gozzi. Perché? Perché le carene tonde a poppa tendono a creare delle turbolenze che ovviamente disturbano la sonda. Quindi queste sonde vanno bene. Ecco, un'altra categoria di barche sono sicuramente quelle carrellabili. Sono semplici da installare, sono di solito anche più economiche rispetto alla stessa controparte che va inserita in carena, e sono anche meno pericolose per la barca, perché in caso che noi dovessimo romperla con un tronco o qualsiasi cosa mentre facciamo una manovra a un fondo basso, sicuramente non rischiamo di portare all'affondamento la barca, no? Ma vedremo quando parleremo delle sonde passanti che in realtà è veramente molto difficile rischiare la barca per colpa di una sonda. Sinceramente non ho mai sentito di una barca affondata per il colpo di un tronco su una sonda. Ho sentito di sonde anche tranciate, però la barca non ha mai fatto acqua. Queste sonde ovviamente sono facili da sostituire e anche costano relativamente poco. Bisogna dire che l'installazione di queste sonde non è semplicissima. Per questo vi ho detto aspettate il video dedicato a questo tipo di sonda, perché andremo a vedere quali sono i trucchetti del mestiere che ci aiutano a scegliere la posizione giusta e il modo di installazione. Dopo c'è l'installazione interno scafo. In questa categoria di sonde a chi va bene? Va bene per le barche veloci, per le barche che hanno il step in carena, sono quelle specie di gradini che si trovano in fondo alle carene. Perché vanno bene? Perché queste possono essere montate davanti allo step, ovviamente. Quindi questo ci permette di montare la sonda in una posizione dove non ci sono turbolenze. Attenzione che comunque la sonda deve avere una certa manutenzione nel tempo, perché bisognerà metterci dentro un liquido, parleremo di che liquido si deve usare, bisogna quindi fare un tipo di controllo, deve essere accessibile. Ci sono tutta una serie di cose importanti da tenere presente su questo tipo di installazione. Però questa va bene anche per i motori entrobordo, per esempio, perché la possiamo montare davanti alla linea d'asse. Ovviamente non andiamo a rovinare la carena, però non si può usare né sugli scafi in legno, perché il legno contiene aria e quindi non lascerebbe passare gli ultrasuoni, o gli scafi che hanno un'intercapedine sullo scafo proprio in o legno o schiuma. Il den rise massimo, cioè l'inclinazione massima della carena, deve essere di 30 gradi, quindi non può essere montata troppo a prua. Questa è una domanda che mi viene fatta subito e quindi io immediatamente vi rispondo. La perdita di segnale sui trasduttori interni. Sì, è vero, si ha una perdita di segnale, ma è abbastanza trascurabile. Se noi non abbiamo da avere performance pazzesche di profondità, andare oltre i 500 metri nel caso del kilowatt, per esempio, la installazione interna carena va benissimo, però deve essere fatta con cura, come sempre. Questo grafico che vedete è il grafico che mi è stato fornito direttamente all'Airmar, infatti ho messo anche il marchio qui sotto. La linea gialla, questa qui, corrisponde ai 200 kHz.
La linea verde corrisponde ai 50 kHz. Come vedete, qui in alto, in scissa, abbiamo la pressione, la perdita di pressione sonora in dB, mentre in basso, sull'asse Y, abbiamo lo spessore della carena. Queste misure sono determinate in pollici, ma a noi interessa relativamente. Diciamo che per darvi un valore, noi perdiamo 6 dB quando abbiamo uno spessore di circa 1,2 cm di vetroresina, nel caso di 200 kHz. Sempre con 1,2 cm, sui 50 kHz perdiamo circa 9 dB, che è proprio il massimo. Come vedete, aumentando lo spessore della vetroresina, i dB si riducono. Nei 50 kHz abbiamo addirittura quasi 1 dB a 50 kHz con un spessore intorno ai 2 cm e 2 cm e 3. Questo è determinato dal fatto che la vetroresina della barca risuona a certe frequenze. Quando siamo vicini o prossimi alla risonanza della vetroresina, ovviamente i dB di perdita del nostro trasduttore diminuiscono. Dal punto di vista pratico posso dirvi, dalla mia esperienza personale, che si perde mediamente sul 5% delle prestazioni del strumento e della sonda. Quindi secondo me, se abbiamo dei dubbi o non abbiamo effettivamente la possibilità di fare altri tipi di installazione, piuttosto che fare un'installazione a poppa, nel caso di motori entrobordo o motori a linea d'asse o barche con lo step, meglio metterla interna, perderemo un po' di segnale, pazienza, alzeremo un po' più il gain sul nostro strumento e risolviamo il problema. Il secondo grafico riguarda quanto perde sempre la sonda installata interno scafo sugli scafi in metallo, in alluminio in questo caso. Sono poche le barche in alluminio, lo so, ma ce ne sono diverse per esempio sui laghi e comunque cominciano a affacciarsi anche sul mondo della nautica da diporto, quindi ho pensato che fosse interessante aggiungere anche questo tipo di grafico. Come vedete i valori sono molto più alti. Sulle barche in alluminio mettere un trasduttore interno ti fa perdere molto più del 10%, quindi magari bisognerebbe cercare di trovare un altro tipo di installazione. Poi abbiamo i passanti a filo scafo, ideali per barche veloci, anche quelle appunto con lo step in carena, perché basta montare questa sonda davanti. Sono disponibili in 3 versioni, da 0 gradi, cioè il cristallo, questa parte qui, da dove parte l'onda ultrasonica, viene montato in fabbrica con 3 diverse inclinazioni, che è a 0, questo vuol dire parallelo alla superficie di trasmissione, 12 gradi o 20 gradi. Poi ci sono delle tolleranze, possiamo avere più o meno 4 gradi sopra o sotto, cioè se io ho la barca a 8 gradi di Dan Rise prenderò la sonda che mi dà 12 gradi. Se ne ho 22 prenderò quella da 20. Ovviamente non è che sia il massimo mettere una sonda che non sia proprio giusta rispetto al livello della barca, però dal punto di vista pratico 2-3 gradi effettivamente non fa cambiare nulla. Considerate che basta spostarsi sulla barca un po' a destra o a sinistra e già la barca cambia di inclinazione. Per contro, un'installazione a basso profilo con gli traduttori passanti diventa molto più pulita. È vero, faccio un foro più grande sulla barca, corretto, però ho il trasduttore che è molto più protetto, perché anche nel caso passo sopra un relitto o una tavola di legno è molto più difficile rovinarlo. È più facile carrellare la barca, perché basta non far passare i rulli proprio sopra i trasduttori e ho risolto il problema. Creano pochissima turbolenza in carena, anche questa è una cosa di cui bisogna parlare.
Se abbiamo barche molto veloci, oltre i 30 nodi, mettere un trasduttore davanti ai motori fuori bordo può essere molto pericoloso, nel senso che i trasduttori, cioè qualsiasi cosa che abbiamo in carena, crea turbolenza. E questa turbolenza, se arriva questa turbolenza sul nostro piede dove c'è l'elica, perdiamo prestazioni del motore. Il motore consumerà di più, andrà in cavitazione più facilmente. Quindi dobbiamo sempre cercare di tenere le linee d'acqua pulite, sia per quanto riguarda l'acqua che arriva sui nostri trasduttori, sia per quanto riguarda l'acqua che arriva sui nostri motori, soprattutto motori fuori bordo, perché gli entrobordo, avendo le eliche molto più in basso, sono meno soggetti a questo tipo di problema. Anche questa installazione però non è il massimo su barche molto grandi. Per quale motivo? Se io ho una barca per esempio di 15-18 metri, so che ce ne sono poche, però in realtà ce ne sono, e installo questo tipo di trasduttore, è probabile che le bollicine che attaccano sulla carena, che mi si formano sulla carena quando sono oltre i 18-20 nodi, passino sopra anche il trasduttore, e questo mi farà perdere il contatto del segnale rispetto al mare, e quindi non riuscirò più a leggere il fondo o trovare banchi di pesce o target, eccetera, ad alta velocità ovviamente. Se vado piano questo problema non si pone. Le barche molto grandi hanno questo problema, cioè creano questa specie di cuscinetto d'aria che sono semplicemente delle piccole bollicine, e i trasduttori queste bollicine però le sentono. Dopo abbiamo una categoria che dopo quella dei trasduttori a poppa è forse la più famosa, che sono i passanti scafo. Sono ideali per le barche veloci e grandi, e qui ribadisco, e grandi. Se la barca veloce è piccola, cioè sotto i 10 metri, 8 metri, 10 metri, mettere questa roba qui in carena non è che sia il massimo. È vero che il faring block ti aiuta, non si dovrebbe sentire tanto. Vi posso assicurare che se la barca va oltre i 30 nodi, questa cosa qui vi fa perdere velocità e vi fa soprattutto consumare di più. Quindi la installiamo soltanto se la barca la utilizziamo, diciamo, entro i 20-25 nodi. Ecco, questo potrebbe essere un range. Se è una barca molto grande, questo va a incidere pochissimo. Una barca di 20 metri, questa roba qua non la sente neanche se ne metto 5 di questi, non succede niente. Ma su una barca di 6 metri e mezzo, per esempio, che monta un 250 cavalli, se prima fa, non so, 40 nodi, metti uno di questi trasduttori qua e perdi 3 nodi, forse anche 4, ma soprattutto perdi carburante. Come vantaggi, e ovviamente va bene per le barche in legno, vetroresina, plananti, dislocanti. Sulle barche piccole bisogna stare attenti, bisogna cercare di montarlo sapendo a cosa andiamo incontro, e soprattutto non mettetelo mai davanti un motore fuori bordo, perché questo sicuramente vi crea problemi dopo al motore fuori bordo, di turbolenza, di pulizia, di funzionamento del motore, probabilmente cavita, per intendersi. Dopo ci sono le pocket mount. Questo è un tipo di installazione che viene fatto spesso sulle barche grandi, in cui si mettono trasduttori grossi, magari per chi vuole fare volantino di profondità. Barche anche in questo caso possono plananti, dislocanti. È praticamente una versione grande dei trasduttori a filo. Questi vanno montati in appositi vani creati apposta sulla carena. E queste sono le passanti ibride. Queste vanno bene per scafi in vetroresina e metallo, plananti o dislocanti. Le considero proprio una installazione un po' particolare, perché vengono montate a filo, anche se non sono sonde che nascono per questo tipo di installazione, però vanno benissimo sulle barche veloci e piccole. Una barca di 6 metri e mezzo, 7 metri, io avevo un Boston Whaler Revenge 22, avevo montato proprio 2 sonde
c'era la foto proprio all'inizio delle mie sonde, le avevo montate così internamente e ho migliorato tantissimo la navigabilità e anche ho abbassato di molto i consumi. Mettere trasduttori passanti purtroppo è un problema, soprattutto sulle barche piccole. Quindi ci saranno dei prossimi video. Di cosa parleremo nei prossimi video? Ho fatto anche su questo discorso una piccola intro. Parleremo delle posizioni per l'installazione, come si sceglie la posizione giusta per tutti i vari tipi di sonda. Parleremo delle regole di installazione, cioè cosa dobbiamo andare a tenere presente quando andiamo a fare delle installazioni di questo tipo, passanti, interno scafo, ibride, da poppa. Come si fanno i vari calcoli per trovare le inclinazioni, le posizioni giuste di tutti i tipi di sonda. Come si usano gli utensili per fare l'installazione nel modo corretto. Cosa va installato e come va installata il trasduttore passante, proprio per non avere problemi in caso di urto con un oggetto sotto o perché la carena è costruita in un certo modo e quindi ha bisogno di avere una certa cura nella posa del nostro trasduttore. Quindi tutti i particolari. Questo riguarda per esempio l'installazione della sonda passante su scafi con la schiuma, perché ovviamente uno scafo che è schiumato hai 2 strati di vetroresina, tu non puoi stringere il dado perché vai a schiacciare la schiuma, si compatterebbe e non sarebbe un buon fissaggio. Con il tempo comincerebbe a ballare, anche pericoloso. Ci sono dei sistemi proprio per installare anche questo tipo di sonda sulla nostra barca. Insomma, tantissimo materiale, dovrete avere un po' di pazienza per aspettare tutti questi video, perché appunto non ce ne sarà soltanto uno, ma so che questo è un argomento che interessa a molti e quindi ho pensato di farlo bene. Ecco, voglio fare veramente una serie di video che mettano un po' di chiarezza sull'argomento e conto anche di fare una live, non so se la farò durante, cioè tra un video e l'altro o direttamente alla fine, in cui magari andremo a analizzare tutti i vari aspetti e le problematiche di singole situazioni vostre. Scrivetemi sui commenti se avete esigenze particolari o cosa avete trovato o cosa vi piacerebbe avere come lavoro da parte mia, e cercherò di dare una visione il più ampio possibile, magari interpellando anche degli esperti del settore, per avere tutti i consigli necessari per fare il lavoro a regola d'arte e fare in modo che il nostro ecoscandaglio con la nostra sonda finalmente possa lavorare correttamente e bene e farci vedere tutto, perché è questo a cui noi dobbiamo aspirare. Dobbiamo riuscire a vedere i target, il fondo, fare un'analisi del fondo e essere soddisfatti del nostro strumento. Ci vediamo al prossimo video.